Questa è una tecnica abbastanza semplice ma di grande effetto per diverse ragioni. Innanzitutto quando si fa il chiaroscuro a matita, la parte più difficile è il grigio intermedio. Questo perché è più difficile ottenere una campitura omogenea rispetto per esempio al massimo scuro. In questo caso invece il grigio intermedio è rappresentato dal colore del foglio e quindi è tutto molto più semplice. La seconda ragione è che un segno chiaro su un fondo scuro ci apparirà sempre meno pesante rispetto a un segno nero su un fondo bianco. La terza ragione riguarda i capelli. Di norma essi sono una massa più o meno scura su cui risaltano delle linee più chiare. Per questo è difficile disegnarli realisticamente su un foglio bianco con una matita a grafite. Dobbiamo quasi certamente usare la gomma e poi riutilizzare la matita. In questo caso invece i capelli si ottengono abbastanza velocemente e in maniera più naturale. Fate attenzione alla scelta del foglio. Scegliete un grigio più o meno chiaro a seconda della dominante chiaroscurale dell'immagine che volete realizzare. Può essere che scegliate un foglio talmente scuro che vi costringerà ad impostare il disegno con un segno più chiaro della superficie su cui lavorate. In questo caso fate attenzione ai contorni. Normalmente, una volta realizzato il chiaroscuro, la linea di contorno tracciata a matita entra a far parte dell'ombra. In questo caso invece farà parte della zona in luce. Per quanto sottile, tutte le linee hanno uno spessore. È opportuno tenerne conto.